Ciao ragazzi e benvenute in questo nuovo video. Oggi inizio struccata perché voglio farvi vedere come sto realizzando ultimamente la base e devo dire che mi piace tantissimo perché rende la pelle super levigata, tipo photoshoppata, mi piace veramente un sacco. E l'altro giorno c'era un'amica mia qua a casa e mi ha visto quando mi truccavo e mi ha detto: Madonna, come ti si vede la pelle bellissima. Io gli ho detto: ultimamente sto facendo questa base che mi piace veramente un sacco. E quindi nulla, voglio condividere con voi come sto facendo la base ultimamente. Allora, io sul viso ho già applicato la mia crema che me l'ha data il dermatologo, perché come vedete io, non so se avete visto i miei vecchi video, io ho sofferto di acne e queste cicatrici che voi vedete le sto trattando, quindi uso questa crema che metto durante il giorno e anche la sera a giorni alterni. Poi vabbè, se volete un video dove vi parlo della mia esperienza con l'acne e come l'ho curato, chiedetemelo, lo faccio in distinta sede, non in questa. Allora, poi ho messo la crema solare e il contorno occhi, quindi ho il viso pulitissimo e vado a mettere questo primer qui che è il mio preferito al momento, che è il Primed and Peachy Cooling Matte Skin Perfecting Primer, è infuso con pesca e è bellissimo questo primer. Ha una texture sì un pochino siliconosa ma non tanto, che va a ridurre l'apparenza dei pori, ha un odore buonissimo e mi piace veramente un sacco e lo vado ad applicare su tutto il viso concentrandomi appunto nella zona centrale dove vado a lucidarmi, dove vado appunto a, a lucidarmi. Poi invece qua vado a mettere un pochino di questo che è il Farsali, è l'Unicorn Essence, o lo metto prima su tutto il viso o lo metto anche dopo in queste zone qua, è indifferente, tanto questo qui è leggerissimo, veramente molto molto bello. Tra l'altro sono arrivate anche le mini taglie in negozio a 19,90, quindi ottimo se volete andarle a provare, trovate in tutti i Sephora. Questo è la versione olio, però la versione olio a me non serve, chi ha la pelle secca forse sì, a me no. Vedete, già così struccata come è luminosa e le cicatrici si vedono di meno, è veramente bello. Quindi il primer promosissimo. Poi vado ad applicare il mio fondotinta, che questo è il mio preferito del periodo, che avevo già fatto un video e recensione prime impressioni, però ovviamente erano delle prime impressioni, adesso è il mio preferito del momento, quindi ottimo questo qui. Io lo uso nella tonalità Natural Beige, come vedete sta già a buon punto, se non più della metà. Lo vado ad applicare con la spugnetta, questa qui è di Real Techniques, e lo sto applicando ultimamente con la spugnetta perché mi piace l'effetto naturale che mi dona, quindi ottimo. Quindi vado a picchiettare in questo modo, mi piace veramente un sacco, perché poi dà un effetto di sì, pelle truccata, ma nel contempo pelle nuda, cioè sì, ha coperto le discromie, però nel contempo si vede la pelle sotto, cioè non si vede un effetto cerone, vabbè che io non amo l'effetto cerone, e quindi vado ad applicarlo. Al momento meno male non ho brufoli in azione né cicatrici molto evidenti, dunque diciamo che non ho bisogno di una coprenza molto alta. Forse ho questa bollicina sul naso che mi è uscita che è un pochino più evidente rispetto al resto, però per il resto nulla. Vado a tamponare, veramente è bellissimo questo fondotinta, mi piace veramente un sacco, è già arrivato in negozio, dunque ottimo per chi volesse provarlo. E poi, come dicevo, poi vi rimando sopra in una scheda il video della recensione, mi piace veramente un sacco, però il punto forte deve ancora arrivare e che secondo me è quello che fa la differenza. Ok, vedete che effetto naturale che dona? Ok, dopodiché vado a correggere l'occhiaia, vado a correggere appunto la discromia con il correttore di Kylie, che avevo fatto il video precedente a questo, è il video dove scarto appunto il pacco di Kylie, dove ho acquistato questo correttore che mi sta piacendo veramente un sacco, e questo è nella colorazione Himalaya, che è un po' pescato,
proprio per andare a correggere la discromia. E mi piace veramente un sacco perché corregge, non è pesante, però giustamente è un correttore usato, pescato, dunque non posso andarlo a utilizzare su tutto l'occhio, quindi devo andarlo a mettere così. Sfumo con la Beauty Blender, lo porto anche un pochino sopra nella palpebra, in questo modo. Vedete come ha subito, diciamo fra virgolette, sbiancato l'occhiaia, che diciamo che non ne ho tantissime, però bisogna sempre andarla a correggere per poi andare a mettere il correttore illuminante sopra. Ecco qui, vedete, in questo caso abbiamo fatto. Poi dopodiché vado a mettere questo correttore qui di Catrice che sto usando ultimamente perché quello di Essence mi è finito e non riesco a trovarlo, e già precedentemente mi era successo e avevo comprato questo, quindi sto usando questo che devo dire non è per niente male. Questo qui nella colorazione 010 Porcelain, lo descrivono come anche waterproof high coverage long lasting, quindi molto molto bello. E poi ha un odore buonissimo, tipo di rose, di acqua di rose. Vado a metterlo in questo modo per andare ad illuminare, in questo modo. Ok, molto molto bello questo correttore anche, quindi se vi capita che non trovate quello di Essence, anche questo è molto molto buono. E poi vado sempre a sfumare con la Beauty Blender. Se volete una coprenza un pochino più alta, vi consiglio di andare a sfumare il correttore all'incirca dopo mezzo minuto, un minuto, in modo che si autosetti un pochino, e poi lo andate a sfumare. E questo farà sì che il correttore abbia più coprenza. Ok, dall'altra parte. Poi ho acquistato altri prodotti che vorrei farvi vedere, però ovviamente ve li faccio vedere in un altro video, che arriveranno prossimamente. Ok, quindi questo qui è il risultato, e adesso andiamo appunto alla parte forte, che è la cipria. Diciamo, è una delle ciprie migliori, se non l'unica che io abbia mai provato, che è questa qui di Too Faced. È la Peach Perfect, è una polvere matificante, sempre con l'infuso di pesca e figo dolce, dice qua, sweet fig, non so se sia quello, zuccherato, bellissimo. Questa appunto non ve l'avevo fatta vedere nell'altro video perché l'ho acquistata dopo insieme al primer, quindi non avevo avuto modo di provarla. È carina perché ha il tappino salva prodotto, quindi io vado ad occupare solo quello che uso realmente senza sprechi. Poi con il mio pennellino di Make Up For Ever, che io uso per andare a settare il correttore nel contorno occhi, vado appunto a fissare il tutto. Mi piace veramente un sacco, è super, cioè guardate, l'effetto è pure dolce tra l'altro, perché ovviamente un po' va a cadere nel contorno delle labbra, è dolce, cioè tutti i prodotti di Too Faced sono dolci, cioè guardate la differenza qua come ha photoshoppato istantaneamente rispetto a qua che ancora c'è un po' di poro dilatato, cioè è magnifica. È veramente qualcosa di miracoloso, cioè la cipria mia della vita, veramente tra le migliori, e penso che abbia lo stesso effetto anche la Born This Way, che ogni volta è sold out, quindi non sono riuscita a comprarla, però mi trovo bene anche con questo, cioè qualcosa di, cioè magia nera penso sia questa cipria, cioè, è bellissima, la migliore che io abbia mai provato, ne ho provate tante, infatti ne ho un sacco. Poi la vado a sfumare su tutto il viso.
va a dare subito un aspetto levigato a tutto l'incarnato, aumenta la durata del make up e lo rende opaco, però un opaco bello, non un opaco secco, ed è molto molto bello, ragazzi. Cioè, vedete come la mia pelle è truccata, però ha una trasparenza di pelle, e questa è la cosa che mi sta piacendo ultimamente un sacco. Poi se voglio andare ad illuminare il contorno occhi ulteriormente, stavo usando anche questa qui nel contorno occhi, che l'avete già vista nel mio video del trucco low cost con i prodotti Essence, la Brightening Up Banana Powder di Essence. Questa però va usata con parsimonia, perché sennò poi va a seccare il contorno occhi. La vado a mettere in modo da illuminare un pochino, perché questa, essendo chiara, un po' illumina. Questa è anche molto buona per essere low cost, però ovviamente solo in questa zona qua, al massimo qua, diciamo in alcune zone strategiche, però quella migliore è quella di Too Faced. Quindi ragazze, questa qui è la mia base. Io adesso vado a fare un altro video che poi rimetterò, saranno tutti video separati. Questo è quello sulla base che sto facendo al momento, che mi piace un sacco, veramente veramente bella. Quindi questo qui è il risultato finale. Come potete vedere, guardate la grana della pelle, come rimane comunque naturale, non si vedono le cicatrici, perché io ho appunto dei buchi rimasti dall'acne che ho avuto. È veramente molto molto bello. Cioè io vorrei proprio che cioè magari poteste tipo tirare fuori la mano e toccare come rimane tutta morbida, morbida, levigata. Cioè io penso che sia dovuto alla cipria. Questa cipria qui è bellissima, ragazzi. Adesso non ricordo se l'ho pagata 38, 34, 36 euro. Comunque potete controllarlo sul sito di Sephora. È ottima questa qui. E nulla, ragazze, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!